Buongiorno, non si vede niente perché ho il sole alle spalle, però sono appena scesa dall'autobus e adesso sto andando alla sede della Treccani, a Piazza di Largo Argentina, per una cosa di lavoro e poi se mi viene in mente qualcosa di interessante da farvi vedere faremo un giretto per il centro. Comunque, oggi ho preso l'autobus non sapendo che ci fosse uno sciopero. Oggi c'è lo sciopero dei mezzi di trasporto, ma io non lo sapevo. Quindi incosciente sono andata a prendere l'autobus e per fortuna l'ho trovato. Insomma, credo che a volte sia meglio fare le cose inconsapevolmente, perché se avessi saputo che oggi c'era lo sciopero dei mezzi mi sarei fatta 1000 problemi su come poter arrivare qui in centro. Oddio, passerà l'autobus, non passerà, come faccio, eccetera eccetera. Quindi invece, non sapendolo, sono stata molto più tranquilla e sono arrivata a 10 minuti dall'orario del mio appuntamento, quindi molto bene. Devo adottare questa filosofia di vita molto più spesso, perché si vive meglio. Perché a volte io mi faccio prendere un po' troppo dall'ansia e vivo male determinate situazioni senza motivo. E quindi niente, va bene. Ci vediamo più tardi. Allora, mi sono appena comprata il pranzo al forno e adesso vado a cercare un posto dove poter mangiare, possibilmente al sole, perché almeno mi scaldo un po' e vi faccio anche vedere che cosa ho preso. Sono andata giù perché era la senti. Comunque vorrei fare, di norma vorrei fare molto più vlog di quello che faccio, ma non mi è possibile, semplicemente per il fatto che c'è tanta gente in centro e le persone mi giudicano. Per esempio, anche dentro al forno avrei voluto fare il vlog, ma c'era tantissima gente e non me la sono sentita perché in ogni caso non mi va di essere giudicata male per il mio lavoro, non so come spiegarlo, perché di base le persone non lo capiscono fino in fondo che cosa vuol dire fare un vlog e perché sia utile per determinate persone. Però va bene. Le cuffie a volte mi aiutano a far finta di parlare al telefono con qualcuno, quindi in questo momento io sto facendo una videochiamata con qualcuno. Allora, vi faccio vedere che cosa ho preso al forno. La prima cosa che ho preso sono le pizzette rosse. Ho preso una pizzetta con olive e cipolle. E infine ho preso la pizza scrocchiarella, che è super croccante. L'ho presa sia bianca che rossa. La pizza scrocchiarella è un prodotto da forno tipico della città di Roma. Come si evince dal nome, è una pizza bassa e molto croccante, che può essere bianca, con sale, olio e rosmarino, oppure rossa, con l'aggiunta di salsa di pomodoro e origano. Il nome scrocchiarella è molto onomatopeico. Deriva infatti dal verbo scrocchiare, che fa riferimento al rumore di qualcosa che scrocchia, qualcosa di croccante, se parliamo di cibo.
questo è il cantiere della metro a Piazza Venezia. Adesso noi iniziamo la nostra passeggiata culturale. In questo momento sto risalendo questa strada che si chiama Via delle Tre Cannelle, perché in cima a questa strada, quindi non tanto in cima in realtà, però dobbiamo attraversare questa strada qui e andare lì dove ci sono le scale per vedere una delle 3 fontanelle con 3 cannelle rimaste a Roma. Ma andiamo con ordine. Passeggiando per le vie di Roma si notano delle fontanelle di acqua potabile. L'idea di installare delle fontanelle nella città venne nel 1874 all'allora sindaco di Roma Luigi Pianciani per erogare acqua potabile gratuita nel centro e nelle borgate. Le prime fontanelle erano costruite in ghisa, erano alte circa 120 cm e pesavano circa 100 kg ed erano provviste di 3 bocchette a forma di drago, proprio come questa che vedete in video ora, che si trova in cima a Via delle Tre Cannelle, una strada che prende il suo nome proprio dalla presenza di questa fontanella. Oggi a Roma ne rimangono solo 3 di questo tipo, con 3 cannelle e la decorazione di drago. Una è questa qui. La seconda si trova nella piazza del Pantheon e la terza in via San Teodoro, tra il Foro Romano e il Circo Massimo, che però, come vedete, è un po' coperta dalle piante. Con il passare degli anni le 3 cannelle si sono ridotte ad una e l'aspetto è quello delle fontanelle più diffuse che si trovano ancora oggi nel centro della città. È a questo punto che viene coniato il soprannome nasone, proprio perché l'unica cannella liscia della fontanella fa pensare ad un naso. Perdonate il rumore di fondo, ma qui in centro è inevitabile che ci sia, purtroppo. Un'altra decorazione particolare delle cannelle e delle fontanelle è quella a forma di testa di lupa. Queste fontanelle così decorate si possono trovare non solo al centro di Roma, ma anche in zone più periferiche della città. Una di queste si trova all'Aventino, all'interno del Roseto Comunale, come vi avevo mostrato in un vlog precedente, in cui vi spiego come bere comodamente dai nasoni. Come si beve da una fontanella, perché in passato per il centro ho visto delle scene che mi hanno fatto un po' sorridere, perché le persone non riuscivano a bere, no? Se hai una bottiglietta o una borraccia va bene perché la riempi, però se non hai niente è un po' difficile se non sai come si beve. Allora, salute! Ho visto un sacco di persone mettersi sotto così per bere, che è molto scomodo, ma venite! Vedete che c'è un buchetto qua? Deve uscire da lì l'acqua, quindi come facciamo? Così. E beviamo. Questo è tutto per il vlog di oggi, spero che vi sia piaciuto e spero di avervi dato delle informazioni utili e interessanti e noi ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao!